Cominciate voi con le domande. Vediamo chi c'è. Benedetta. Ciao, come ti chiami? Benedetta, aspetta perché non funziona. Dunque, prendo questa opportunità per parlare un po' con voi prima di questa piccola domanda. Prima domanda, forse è una grande domanda, chissà. No, io ho detto poco tempo fa in una intervista che io sono tornato e ovviamente sto facendo ancora dei progetti qua in Italia, c'è Casamica, c'è un nuovo album, c'è tutto il resto, però soprattutto devo dire che tornando qua c'è un sentimento diverso qua. C'è la promozione, anche la presenza di un artista a un festival normale è totalmente diverso. Qua voi, grazie a voi, c'è un'energia diversa e io posso durante questa giornata dimenticare un po' tutto quello che non mi piace dell'industria, della musica, del TV, dell'intrattenimento e uscire un po' meno cinico e ricordando perché ho iniziato a fare quello che sto facendo, per capire dove devo andare. È per questo che ho deciso di tornare qua quest'anno, perché dopo l'anno scorso mi sono detto ma questo per me è stato il più bello ricordo degli ultimi anni e anche in assoluto il più bello ricordo dell'anno scorso, perché mi ha messo in una bolla diversa, allora ho voluto tornare. Devo dire che appunto queste parole che hai appena detto confermano la persona dolce, pura e genuina che sei, che hai sempre dimostrato soprattutto da quando fai televisione in Italia, e quindi volevo già solo ringraziarti per questo, perché hai fatto innamorare 3 generazioni di casa mia nonna, mia mamma, mia zia, tutti. Vabbè, andiamo avanti. E me, vabbè, io già prima. Allora, quello che volevo chiedere era appunto come hai vissuto il tuo debutto da solista nella televisione italiana, quindi con Stasera Casamica, e una cosa che mi è interessato guardando il programma, ci sono state tantissime collaborazioni, non solo con cantanti ma con attori, ballerini, tantissime veramente collaborazioni. Queste collaborazioni sono state frutto di un incontro, diciamo, nato al di là delle telecamere, quindi magari frutto di un'amicizia, o anche qualcuno è stato magari qualcosa di forzato, cioè come hai scelto le persone da portare all'interno del tuo programma, certo, e le cose da fare. Grazie mille di tutto, ti voglio bene. Adoro, una domanda super tecnica e anche giornalistica, con un grazie di tutto, kawaii, ciao. Ma sei abbastanza kawaii, cosa? Sai cos'è kawaii? Ah, ok, ottimo. Allora, sì, come ho vissuto la mia prima esperienza di solista in TV in generale, perché non ho mai fatto TV da solo. La prima volta che ho fatto TV è stato in Italia e poi sono andato in Francia anche a farla, e poi da solo è una cosa totalmente diversa. Ho avuto una libertà incredibile, questa libertà di creare un mondo e di svilupparlo, però anche la libertà di pensare ai dettagli. E questa è una cosa super importante, perché come io dico sempre il diavolo è nei dettagli. E allora tutto, i vestiti, la cura, tutto, ho potuto mettere insieme tanti collaboratori con tanto professionalismo, professionalità. Ok, professionalità, che mi hanno aiutato a creare questo mondo, anche nella scrittura dello show. Allora, Ivan Cotroneo, che voi conoscete abbastanza bene, molto bene, che ha fatto Un bacio, siamo stati qui l'anno scorso per questo, e anche lui torna per Sirene in qualche giorni. Sì, il 20. Anche grandi professionisti dal mondo della musica, dalla televisione, che mi hanno anche suggerito dei nomi, che mi hanno presentato delle cose che io non conoscevo prima. Dunque, Tognazzi, per esempio, io conoscevo il Vizietto, la Caju Folle. Fare un tributo a Tognazzi è stata una cosa facile, perché era un film che mi piaceva tanto, perché l'ho conosciuto l'originale con mia nonna. Però invece delle cose come Paolo Polli, io non conoscevo Paolo Polli e ho potuto incontrare, lo sto dicendo liberamente, però ho potuto conoscere il lavoro di un uomo molto complesso, non molto commerciale, che è molto affascinante anche. Dunque questo è stato il suggerimento di Ivan Cotroneo. Dunque è un mix, niente di forzato. E rispetto alle collaborazioni nello show, ci sono delle cose che sono nati
da un po' di amicizia, per esempio chiedere a Kylie Minogue di arrivare imballato in un pacchetto gigante per Natale e di farla rimanere dentro per quasi 18 minuti perché c'è stato un problema tecnico e Kylie Minogue aspettando in una scatola dentro una gigantesca casa di bambole. Non è stata la cosa la più facile da chiedere, però come siamo amici lei ha deciso di farlo. Invece chiamare Monica Bellucci e di dire: senti, io voglio che tu cantassi Je t'aime moi non plus con me, che è una canzone un po', diciamo, abbastanza sessuale, sexy. Sì, sexy, di Serge Gainsbourg, però entrando nel palcoscenico tu devi entrare nella cucina entrando dal mio frigorifero. E poi quando lei ha capito perché noi avevamo voluto fare questa cosa, lei è andata totalmente fuori copione, ha fatto molto di più. Però devo dire che io la conoscevo un po', però a volte i collaborazioni più belli sono stati fuori dall'amicizia e senza conoscere possiamo osare ancora di più. Perché quando siamo troppo vicini a una persona è difficile di fare delle cose assurde. E dunque sì, è stato un mix. Però ci sono sempre gli autori intorno a me che dicono che qua, come lo facciamo? Come facciamo? Non voglio io condurre uno show, devo provocare delle situazioni. E come lo facciamo in un modo che, anche se facciamo delle cose che fuori nella realtà, nel mondo reale saranno totalmente assurdi o anche scontati, a casa nostra diventano delle cose poetiche. Questa è la sfida. Così non dobbiamo fare una intervista quando c'è uno sguardo che dice molto di più. Dov'è il microfono? Ok. Ciao Mica, Ciao. Perdonami perché sono molto emozionata. Mi chiamo Chiara e Ciao. la domanda che voglio farti riguarda la stima che noi adolescenti abbiamo nei tuoi confronti e la tua positività che emani a noi. Noi viviamo in un'età, insomma, piena di conflitti interiori, di insicurezze. Quindi la mia domanda è: com'era Mica di 13 anni e come la musica e la vita in generale ti ha cambiato e ti ha aiutato? Quando chiedi una domanda di questo genere così è difficile non dire la verità. Come sono stato io? Io sono stato abbastanza grosso quando ero più giovane. E lo dico perché è una cosa importante, perché ho cambiato molto velocemente. Dunque a 13 anni ero più basso e abbastanza grosso. A 14 anni ero super alto e super magro. E questo cambiamento lì è stato molto strano. È scioccante anche, non so perché sto dicendo questa cosa, però no, io mi ricordo il giorno quando io ho scoperto per la prima volta che quando io correvo potevo correre velocemente. Invece prima, quando io correvo, mi faceva male fra le gambe. E io sto cercando, mentre che sono qua super scomodo dicendo queste porcherie, di trovare il motivo per il quale io penso che questo contrasto, questo boom boom da una cosa all'altra un po' rappresenta la mia adolescenza. Grazie a Dio che io avevo la musica, dunque io ho iniziato a lavorare, a guadagnare soldi quando avevo 9 anni. Io ho avuto una infanzia un po' strana perché avevo una vita bella in Francia, a Parigi, tutto andava benissimo. Mio papà aveva il lavoro, avevamo abbastanza soldi per avere una vita abbastanza borghese, una scuola privata e poi il mio papà è stato preso in ostaggio.
ostaggio nell'ambasciata americana nella prima guerra del Golfo. E dopo 8 mesi è tornato, però lui era una persona diversa e anche una parte della sua anima è stata distrutta durante questo episodio. E da questo punto ho capito che la vita può cambiare velocemente. E lui torna e poi lui perde il lavoro, noi perdiamo tutto, perdiamo la casa, perdiamo la scuola privata, ci sono problemi con le tasse, dobbiamo partire, usciamo dalla Francia, andiamo verso l'Inghilterra dove viviamo in un bed and breakfast per 1 anno e mezzo. E lì entro di nuovo in scuola e mi ritrovo con tanti problemi. Soprattutto c'è stata una forma di dislessia che non avevo così tanto prima, che è uscito tanto e ho dimenticato durante questo periodo di come leggere e come scrivere. La versione breve è che sono stato buttato fuori dalla scuola, ho iniziato a cantare, 6 mesi dopo mi sono ritrovato cantando all'Opera Reale a Londra e ho iniziato a lavorare. Dunque, quando sono arrivato al secondo periodo della mia vita, che è stato abbastanza difficile, era l'adolescenza. Però grazie a Dio che avevo già la musica, che era la cosa che mi ha un po' guidato quando ero più giovane. Dunque, era una forma di adolescenza un po' prematura, quando avevo 9 anni. Questo confronto, e mi sono ritrovato alla scuola dove la scuola rappresentava tutto quello schifoso nella vita, dove tutto era difficile, però andava bene perché c'era un altro mondo dove io lavoravo, dove io guadagnavo e dunque non dovevo avere paura, perché sapendo che c'erano questi 2 mondi io avevo scelto di andare verso la musica, verso il lavoro. Arrivando all'adolescenza la cosa la più preoccupante è stata, non so, è stata anche l'identità, perché se le cose un po' più scolastiche, essere dislessico è stata la cosa la più difficile per me quando ero più giovane, l'identità quando ero un adolescente è stata anche la cosa la più difficile, la sessualità. Allora, per quelli che non lo sanno, io sono gay e dunque anche di pensare a vedere delle persone della vostra età, di parlare così quando io avevo 13 anni, questo sarebbe esattamente l'incubo peggiore che io potevo avere, però adesso lo sto facendo, dunque è un cambio abbastanza enorme. Però ancora una volta la musica, i canzoni, la scrittura, le parole, i messaggi che io potevo nascondere con le melodie pop, questo è stato anche la cosa che mi ha aiutato tantissimo, perché lì ho potuto creare l'identità fuori dai sguardi, non solamente di quelli che erano intorno a me a scuola, però anche fuori dagli sguardi della mia famiglia, e un po' di spazio ci vuole, dunque la scrittura mi ha permesso di scrivere e di capire chi ero. E poi, dicendolo qua va benissimo, non è una storia che io dico sempre, però qua dove voi siete tutti ossessionati con il process, la scrittura, il sviluppo di una idea, alla vostra età è super importante, perché anche questa scrittura può formare la persona che diventate, è stato il caso per me. Grazie. Ciao amica, Ciao. sono Anna e ci tenevo a dirti che sei una delle poche persone, dei pochi artisti che continuo ad apprezzare fin dall'infanzia. E volevo chiederti, ieri mattina il film che abbiamo visto con la mia giuria trattava dell'essere definiti weirdos, quindi strani, stravaganti. E volevo sapere qual è, visto che di certo non si può dire che sei uno che segue gli schemi, che cosa è per te la stranezza? E se qualcuno, io ad esempio, ti dicesse sei strano, la prenderesti come un complimento o ne saresti offeso? Grazie mille. Ma se tu lo dici io sarò super felice. Se lo dice mia nonna, che è una stronza meravigliosa, però
una stronza cattiva e anche uno dei personaggi più deliziosi che ci sono nel mondo. Veramente è una... She's a viper. How do you say she's a viper? Sì, una vipera. Yeah. Così. Velenosa. Sì. Sì, adesso è un po' più vecchia, dunque si è calmata, dunque dice Presidente. poco, però quando dici fa male. Quando dice delle cose fanno male. Allora, ancora anche da lei sarebbe molto... mi darà tanta soddisfazione. Se lo dice... non lo so, dipende da chi lo dice, perché essere strano è un... ma è essenziale, no? È importante. Voi conoscete, is anyone, who's from the States here? Is anyone from the US here? Anyone C'è qualcuno from the dall'America? United States? Yes. Okay, Over there's- there. over at the there. back. Okay, so you know Portland, right? Portland, Oregon? You're not from Portland, are you? No. Oh, you're from Portland? No. No, okay. So do you know what the big famous graffiti is in Portland? The message? No, because you don't want to say it. He's embarrassed. Allora, a Portland, dove adesso anche c'è Nike che viene da Portland, c'è tanto che viene da Portland, una città super creativa, progressiva, c'è un fresco, un graffiti super importante che è protetto anche dalla municipalità, e questo fresco dice "Stay weird". È gigantesco, è come da questo muro qua fino a lì, e dice "rimani strano". È una cosa, una figata. Ogni volta che io vado a Portland io lo guardo, prendo una piccola foto. Potrebbe essere anche uno dei prossimi temi di Giffoni. Stay weird mi piace. Stay weird. Potrebbe essere interessante come tema nei prossimi anni. Ok, poi c'è una ragazza anche... un attimo, prima di lei vorrei sentire una ragazza internazionale anche. Ciao. Hi, my name is Lily. I'm from the delegate of Qatar. And my question is, what inspired you to write the song Lollipop? What inspiration did you have? Like, For the song Lollipop? yeah, like did you walk past a candy store and thought, oh, lollipops? No. It was telling. I can't believe you asked me. It's about. I was bored. I was on a train from Shanghai to Beijing. I was with my brother and sister, who are younger than me. And I thought it would be really funny to write a song to write it. I think you knew what you were fucking asking. Sorry, I think you knew what you had. Anyway, let's say it's not about candy. And I thought it would be really funny, and I wrote it, and then I got my brother and sister to sing it to my mother, and she told me a lot of bad things. But actually, okay. Can I continue in English? For this one. So Lollipop is obviously, it goes, you know, it's about a girl. It was about, oh, whatever. It's about being careful who you have sex with, who you sleep with, because it has consequences. And then in the chorus goes, "Sucking too hard on your lollipop, ho, love's gonna get you down." And it's funny, you know. It's a funny song about having sex with the wrong person, and that dealing with the consequences of that. The funny thing is, no one cares what that's about. It doesn't matter what it's about. And if you're like, you know that, what's his name, King, the writer, Stephen King, the famous horror writer. It's in one of his top 10 songs, favorite songs, and because he finds it so dark. But if you ask a 3-year-old, they love that song because it's about lollipops. And that's the album. And then in the Middle East, they had to recut the video because there's these animals having sex, like breeding, and there's rabbits and stuff, and they said that I couldn't do that. So we had to recut the video and put in alternative scenes.
Yeah, I know, it's really strange. And it's quite a sweet song, it's quite an innocent song, but when we were recording it, I was like, I have a great idea, we're going to put a kids choir on it. By that point, I had kind of forgotten what I'd written it about, but the chaperones that showed up with the kids choir in Los Angeles read the lyrics and turned around and took the kids away, and they were like, no, these kids can't sing this song, you're not going to get it. So I called all my cousins and they sang it instead. Ragazzi, se volete fate anche le domande in inglese, le facciamo anche tutto in inglese la continuazione, che sarebbe anche meglio per gli internazionali. Ok. Hello. Ciao. My name is... Ciao. Sorry. Prima la ragazza, poi te, ok. Ciao, sono Alessandra e vengo dal gruppo di Montescaglioso. Volevo chiedere, sei una popstar internazionale, amato da tutti e soprattutto italiano, in Italia, non solo per le tue bellissime canzoni, ma anche per il tuo carattere, che appare brillante e da un cuore sincero e trasparente. Nel leggere alcune interviste mi ha colpito una frase: la normalità non esiste, esiste l'individualità. E come tale va difesa e coltivata quando è in noi. E questo è il filo conduttore della tua vita. La mia domanda è: cosa diresti o consiglieresti ad un giovane affinché difenda e coltivi la propria individualità? Sei molto preparata. Allora, c'è stata una domanda da CG2 prima di entrare qua, perché c'è stato un po' di ritardo, perché ho fatto anche un po' di stampa prima di arrivare. Dopo tutte le domande l'intervista mi ha chiesto, la giornalista mi ha chiesto: allora, c'è stata una famiglia dura? Ho detto sì, infatti sì, la mia famiglia, la mia madre, la mia famiglia è stata molto dura. Io è anche super severa, la mia madre, la mia formazione in famiglia è stata super severa, ci sono state delle conseguenze enormi quando facevamo delle cose o quando non facevamo il lavoro che dovevamo fare. Dunque, però dentro questa casa super severa con la famiglia dura c'era amore, che voleva dire che era ok, alla fine tutto era ok. E io non potrei immaginare arrivare a fare tutto quello che mi piacerebbe, anche di avere il coraggio di fare oggi quello che sto facendo, senza questa famiglia che aveva sotto tutto sempre l'amore. Dunque questa individualità viene, e il coraggio anche di trovare il tuo stile personale, viene da un ambiente dove c'è amore. Dunque se non c'è amore a scuola, trova amore da un'altra parte, però c'è sempre amore, e c'è sempre un amore che potrebbe funzionare per te, tu devi trovarla, e con questo amore, o con i tuoi amici al conservatorio, o con la tua nonna, o c'è sempre un zio, una zia, un nonno, un amico, un'amica o un professore che rimane in mente quando tu parli con le persone che sono più vecchi come noi, ti dicono sempre, e loro mi amavano in un modo o un altro, e da questo amore esce anche il coraggio di fare delle cose nel tuo proprio modo, con il tuo stile, e questo è super importante. Dunque soprattutto torniamo a questa cosa dell'amore che tu devi trovare per darti il coraggio di andare avanti. L'amore è anche l'eccellenza. Il tema dell'anno scorso era Destination. Sì, no, una domanda va bene. Scusami, perché abbiamo molta gente da parlare, scusami, perdono. Ma è super preparato. Sì, è molto, sì, studiano a caso, davvero, poi si riscrivono. Bravo, dopo ti diamo anche il voto. Ok, vai. Hello, Mika. Hi. My name is Kirill, I'm from Belarus. Hi. And honestly said, I'm not a big fan of your music, Okay. but one single is completely taken my heart, is Elmadi. And I don't understand French and I don't speak French, but it's when first time I heard Elmadi, it's like explosive in my head. Then I watched the music video and another bomb explodes in my head. And when I saw the translation of the song, it's another explosive bomb in my head. So I don't understand. This song is so shiny and it's about family. And why do you waste in your life?
and it's really taken me because it's dissonances with the words, and it wasn't like the old glam rock like your last time and synth pop. Yeah. So and I wanted to ask, what feelings do you had when you write this song, and you will continue write songs on the French language? Thank you. Okay, thank you. So Elmedie, I wrote it in a studio in the countryside, and I had written like 4 really depressing songs, and I was just like, oh God. And I said to the guy who I was writing, I was like, God, can't we just write something happy? And then I was like, you know, my mom always used to say, just write something happy. No one likes a miserable fool. And so I was like, oh, like she tells me, write something happy, not something depressing. And he replied to me, he goes, yeah, don't, and maybe, yeah, and then you'll be able to make a little money and not end up like your father. I was like, oh, how'd you know that? I said, that's exactly what my mom used to say. So it was like a game of like answer and reply with this guy that I was writing. The worst things that his mom used to say to him and that my mom used to say to him. And it's really funny because, do you speak Italian at all? No. So I just answered a question. They were like, so, and this girl asked me about finding your own individual kind of like style, and how do you find your style, or how do you find that thing that makes you unique? And I said, well, it's actually that strange mix of really tough love at home and kind of hard, cruel attitude mixed with that love, that unconditional love. And so I said those 2 things, and bizarrely you're asking a question which is a complete illustration of that. Elmedie is born out of that mixture of kind of like resenting and someone being really tough on you, but also knowing that they love you, you know? And so that's how I wrote that song. And then for the video, I didn't want to be in it. And so all these treatments came in. And then I had this idea. I was like, I need a mother who is a woman who's had kids and who is also kind of punk, you know? And I remember seeing a French actress who was super, super famous for very intellectual films and very intellectual plays and stuff, and her name is Fanny Ardant. And Fanny Ardant is an iconic French actress, kind of untouchable. And actually she was married to Truffaut. She was there in 1972. She came here. She was here in 1972 with Truffaut. So I took a lot of deep breaths and I called Fanny Ardant. And I was like, hello, I'm Mika. She goes, oh, yes, I remember you once. I met you at a dinner. I was like, yes. And of course, I was too scared to talk to her at the dinner. But I remember at the dinner that she had a tattoo of a Christian cross on her hand. And I kept this in my mind. And so I called her up. I was like, I'm talking to like one of the most iconic actresses in France who really says no to everyone. And she's very difficult too, you know, because she's very protective. And I said, I want you to be in my music video. And then she was like, there was just silence. I said, hello? She's like, you do realize I'm an actress. You do realize I do theater now, I do films. I was like, yeah, I know, but you have to understand why. And I was like, it's a mother and the thing, and she goes, and the thing, and the mother, but the mother loves the son, but she's also a real tough bitch with the son, and so I think you'd be perfect. And she goes, why? And I said, because you have a tattoo on your hand, and it's in the shape of a cross. And when I saw that, I knew that you were that mother. And she stayed silent. And then she just said, okay, I'll do it. And she hung up. And so I remember this thing, this little sign, you know, and it was a tattoo that she's had redone on her hand. And it's such a strange thing. And that's why in the video, Fanny Ardant goes like this. And everyone's asked me if that was fake, if I put it on there. But no, that's her tattoo. And so, yeah, that was my experience writing Elmedie. And yes, I will continue to write songs in French. Not many, just a few. And they have to be like that. Thank you very much.
Ciao Mica, sono Ciao. Letizia. La mia domanda è, tu da piccolo ti sei trasferito più volte e in generale hai sempre viaggiato molto. Io penso che viaggiare, soprattutto fuori dal proprio paese di origine, sia molto importante per la formazione di una persona e soprattutto nell'adolescenza. Però ci sono dei genitori che impediscono anche ai figli maggiorenni di viaggiare e di uscire dal proprio acquario. Secondo te perché c'è questa paura così forte di ciò che sta fuori e che cosa ti sentiresti di dire a quei genitori? Ma anche un grandissimo privilegio, no? È un privilegio di avere questa vita dove c'è la casa, e sei protetta, e i genitori dicono di non viaggiare, di non andare, perché ci sono tanti, specialmente in questo momento, che non hanno questo. Se vediamo quello che sta succedendo in Siria, con più di 5 milioni di persone che sono trasferiti, che hanno perso tutta la loro vita, che stanno vivendo in dei campi, in dei centri di rifugiati, lì è un po' l'opposto di quello che stai dicendo. E non so perché, la tua domanda mi fa pensare a questo, perché ho incontrato una ragazza quando sono stato con UNHCR, in un campo un centro di ricevimento per i rifugiati siriani, e ho incontrato tantissimi giovani che hanno detto, e c'era uno e lui mi ha detto, io ho sempre voluto viaggiare, adesso sto viaggiando, però come sono invisibile e come non sono uno che esiste nella società, perché non hanno documenti, non hanno il permesso di lavorare, non hanno passaporti, sono rifugiati ufficiali con le Nazioni Unite. Lui ha detto, io sto viaggiando, però sono invisibile e non vedo niente. E dunque è un po' scioccante, lui si sta trasferendo ma in tutto il mondo, anche prendendo dei enormi rischi. Lui poi ha fatto un viaggio verso la Grecia, e poi dalla Grecia ha fatto un viaggio illegale e adesso in Germania, e lui sta viaggiando, però lui ha detto, io ho sempre voluto viaggiare, adesso sto facendo tutto il mondo, però sono invisibile e non riesco a vedere niente. Lo so che non è la domanda che mi stai chiedendo, però anche lì c'è una cosa importante, che penso che non è il viaggio che ti fa vedere le cose intorno a te, non è solamente l'idea di viaggiare. Io penso che la musica e l'arte ti fa viaggiare, ti fa scoprire delle cose, che ti fa aprire la testa molto più che una vacanza a Miami. Dunque sì, ovviamente è più divertente quando hai genitori che ti dicono vai, fai quello che vuoi, però quando ci sono dei genitori che ti dicono vai, fai quello che vuoi sempre, e poi l'altro estremo non è utile. Non so come rispondere alla tua domanda, però mi hai fatto pensare a questo ragazzo che ho conosciuto 2 anni fa, e la sua storia mi ha marcato. Purtroppo ultimissima domanda. Ok, ci sono di qua? Gaia. Ciao, sono Ciao. Gaia. Allora, vabbè, inizialmente avevo pensato a tutt'altra domanda, però parlando di Casamica, parlando della tua esperienza come artista che va dall'opera classica a poi quella che è la tua carriera di artista pop, hai mai pensato di implementare o fare un nuovo programma o comunque un progetto più educativo? Tu hai un pubblico che va veramente dai 13enni ai 40enni, cioè hai delle generazioni che ti seguono, e generazioni che alcuni si allontanano dalla musica moderna, altri dalla musica classica, che personalmente adoro. Quindi un programma che li avvicini, accomuni tutte queste generazioni, ma con il tuo stile, con la tua personalità, con la tua esperienza. Ok, grazie.
in francese si dice la pédagogie. Pedagogia. La pedagogia. La pedagogia è super noiosa. Perché la pedagogia, anche la parola è super noiosa, da sola è noiosa, però l'ignoranza è ancora più noiosa. Dunque essere penso che quando Adele canta una canzone come Someone Like You, con un linguaggio super semplice, mi ricordo la prima volta che ho sentito la sua canzone, io la conosco da tanti anni e ho sentito questa canzone e ho detto ma la cosa strana, la cosa incredibile con la musica pop è che con le stesse parole e le stesse note tu riesci a raccontare in una maniera totalmente diversa la stessa storia e riesco a imparare un nuovo sentimento, una nuova emozione che è la tua, che non è una migliore, non è una peggiore o più interessante, è proprio interessante perché è la tua. E questo è un privilegio che ti fa amare qualcosa per la prima volta, che ti dà il sentimento del fascino. Dunque questo è il potere dell'intrattenimento, questo è il potere della scrittura, è il potere di un progetto artistico, un quadro, un programma televisivo, non importa. Dunque trovare un modo di farlo con l'intrattenimento è super importante. E dunque è interessante anche quello che stai dicendo perché c'è un nuovo segmento, c'è una parte in Casa Amica nella prossima stagione che si chiama il Teatro delle Meraviglie e questo Teatro delle Meraviglie infatti adesso è diventato il momento delle meraviglie, parla di tutte queste cose che un po' a volte fanno un po' paura di conoscere come l'opera e noi vogliamo rendere l'opera un po' più divertente, un po' più per fare capire che c'è tantissimo intrattenimento e anche tantissima emozione e bellezza per qualsiasi persona di qualsiasi età nell'opera, però dobbiamo farlo in una maniera personale e anche con tanto intrattenimento perché la pedagogia da sola non è molto ispirante. Allora, io mi sento di dire che, mica lo dico a nome loro, penso che interpreto il loro pensiero, ogni volta che tu potrai e vorrai, questa è casa tua. Giffoni ti accoglie come la persona davvero straordinaria che sei, lo dico davvero da vice direttore del festival, ma lo dico come anche rappresentante, ma anche come amico in qualche modo, che in qualche modo ci siamo legati in questo periodo, ma lo dico con molta sincerità. Non è facile trovare persone come te che si aprono ai ragazzi e danno ai ragazzi quello che tu hai dato oggi qui e come hai fatto anche l'anno scorso. Quindi grazie di cuore di quello che ci hai dato. Grazie a te e sarai sempre il benvenuto qui a Giffoni. Grazie di cuore davvero. Lui è disperato per chiedere qualcosa. Chi? Lui. Quello lì? Sì. In fondo? Ha chiesto, ma ha la mano così da tanto tempo. Sì, vogliamo fargli dire qualcosa? Dice. Sì. Proviamo, ok, anche se siamo nei tempi super stretti. Vediamo un po'. Sì, quell'altro con l'ukulele, che ci fa di fare quello qui? Ciao amica. Ciao. Sai, molti ti definiscono un cucciolone, quindi posso affermare questo. Cos'è? Un cucciolone sarebbe cuties. Sai cos'è un cochon in francese? No. Un maiale. No. E io sono nato nell'anno del maiale. Sì, nell'anno io del sono un maiale cochon. È Big Io un coccholino. No, for me it's like cutie. Mica, lo so che forse, diciamo, mi prendo le mie responsabilità di questo intervento. Io vorrei capire come fai a mantenere la forza della tua immaginazione che spesse volte si contrappone a quella che è la fattoria discografica. Nel senso che io so che tu hai un'immaginazione così esplosiva che qualche volta capisco che potrebbe andare molto in contrasto con quelle che sono le esigenze produttive discografiche. Dico, dove la prendi tutta questa energia per non farti corrompere da tutto questo?
E inoltre volevo chiederti, anche se è una domanda superficiale, ci sarebbe una persona che vorrebbe tanto fare una foto con te, se potessi darmi questa piccola opportunità. Ok. Ok. Sì, guarda, come posso rispondere a questo velocemente? C'è sempre questa pressione di arrivare con una canzone che è super efficace dal punto di vista creativo e anche commerciale. Io non so come farlo, non lo so onestamente. A volte succede, spesso no. L'unica cosa che posso dire è che se io trovo una cosa interessante, una canzone, una melodia, una storia, che almeno questo rimanerà anche se il successo commerciale non c'è. Dunque spesso non è proprio l'industria che ti corrompe, però questa pressione che ti corrompe ancora di più. Sapendo che quando ti diverti come un matto, forse c'è qualcuno nel mondo, ci sono un gruppo di persone che possono divertirsi al stesso tempo di te, nella stessa maniera, quando finalmente il prodotto o l'idea o il progetto esce. E questo è super importante, di fare delle cose che piacciono a te, perché quando ti piacciono queste cose, anche se non riescono a essere all'altezza commerciale di quello che spera l'industria o la tua compagnia discografica o il tuo distributore, almeno potresti dire ho fatto una cosa bella, invece di dire ho fatto una cosa meno bella cercando di fare un successo, non è stato un successo, dunque il totale fa schifo. E questo è il rischio che tu prendi quando cambi le cose. Rispetto alla tua seconda super importante domanda della foto, ok, con piacere. Grazie a tutti. Grazie, un grande applauso a Mika.